Ciao e bentornati in Psicologia Semplice. Ho deciso di fare un secondo video sul tema dell'ansia e dei sensi di colpa particolarmente dedicato ai genitori. Se qualche genitore ha avuto il piacere di seguire quel video, probabilmente si sarà fatto alcune domande e magari si sarà chiesto cosa deve concretamente fare e non fare per evitare che il figlio in futuro possa sviluppare ansia e sensi di colpa. Bene, partiamo da dove ci siamo lasciati. Ci siamo detti che è molto importante che il bambino non abbia mai il timore che i suoi istinti e la sua naturale spinta a esplorare, conoscere, ricercare il piacere ed evitare il dispiacere possa pregiudicare la sicurezza dell'amore genitoriale. Le tendenze naturali del bambino a fare queste cose vanno semplicemente indirizzate e orientate costruttivamente, ma non devono essere mai represse. Saranno proprio la sua curiosità, la sua voglia di esplorare, di trovare nuove forme di piacere, che gli consentirà, quando sarà adulto, di fare una vita piena e felice. Dobbiamo quindi preservare queste componenti. Sicuramente dobbiamo aiutare il bambino a indirizzarle bene, ma non dobbiamo mai impedirgli di metterle in atto e ancor di più non dovremmo mai fargli temere di perdere l'affetto genitoriale per il fatto che segue queste sue tendenze naturali. Se questi suoi comportamenti genereranno nel genitore delle forti reazioni negative, egli, per paura di perdere il vostro affetto, inizierà a soffocarle. Si sentirà in ansia quando le sentirà emergere e si sentirà in colpa qualora trovi il coraggio di soddisfarle. Se per esempio un bambino cercherà di prendere un oggetto prezioso in casa e lo lascerà cadere e questo si romperà, è possibile che il genitore abbia una forte reazione di rabbia o di tristezza. La voglia di curiosare e di scoprire è fondamentale in un essere umano, ma a seguito della reazione del genitore potrebbe iniziare a percepirlo come qualcosa di sbagliato o di pericoloso. Se un comportamento del bambino invece farà deludere, soffrire o vergognare il genitore, lui imparerà a sentirsi cattivo e sbagliato e magari associerà delle sensazioni negative proprio a quel tipo di esperienza. Facciamo un esempio emblematico. Molte volte i genitori, in particolare le mamme, si agitano molto, si sentono molto male, molto inadeguate quando non riescono a far mangiare il loro bambino. È normale che il bambino accetti il cibo a lui gradito e rifiuti il cibo che non gli piace. Nonostante questo, tale comportamento del bambino può essere vissuto dalla mamma come una forte frustrazione e come un senso di rifiuto. Mi ha sempre molto colpito il fatto che le mamme usino questa espressione. Dicono: mio figlio non mi mangia. In realtà quel mi mangia tradisce il fatto che la madre sente il rifiuto del cibo come un rifiuto della mamma stessa e quindi lo viva particolarmente male. La madre quindi in questa situazione potrà sentirsi inadeguata come madre, potrà sentirsi sbagliata o comunque potrebbe sentirsi rifiutata. In molti casi purtroppo cercherà forzatamente di far mangiare il bambino e il momento del pasto diventerà qualcosa di molto sgradevole sia per il bambino che per la mamma. Capite che questo bambino associerà la percezione del cibo a qualcosa di particolarmente pesante, sgradevole e conflittuale. Oggi abbiamo molti bambini che hanno problemi alimentari e sicuramente una parte di queste situazioni può essere proprio legata a delle cattive esperienze nel rapporto con il cibo fatte nei primi mesi di vita. In generale, l'adulto non dovrebbe mai destabilizzarsi, esprimendo forti reazioni emotive, davanti ai comportamenti istintivi del bambino. Se il bambino fa qualcosa di sconveniente, magari in pubblico, e il genitore si agita, si preoccupa o si vergogna, anche in questo caso il bambino, leggendo nello sguardo del genitore quelle emozioni, si sentirà inadeguato e sbagliato. Il bambino inoltre non è in grado di capire se le reazioni emotive dei genitori sono causate dal suo comportamento
o da delle situazioni che sono completamente estranee al rapporto genitore-figlio. Purtroppo però il genitore potrà scaricare sul bambino tutta una serie di emozioni che ha accumulato durante la giornata, semplicemente per il fatto che il bambino gli riattiverà quelle emozioni magari represse con il suo comportamento. Tuttavia il bambino, non sapendo la situazione del genitore, penserà di essere lui la causa di quel tipo di reazioni. Il bambino chiaramente non è in grado di capire che il genitore può essere triste, arrabbiato, ansioso per problemi di lavoro interpersonali che non hanno nulla a che fare con lui. Pensiamo ad esempio a un genitore che ha trascorso una giornata di lavoro molto stressante, non è riuscito a completare il suo compito ed è stato rimproverato dal suo capo proprio per non esserci riuscito. Tornerà quindi a casa già carico di emozioni di rabbia, impotenza, delusione e fallimento, e se il bambino proprio quel giorno deciderà di non mangiare la pappa, cadrà, si farà male, si metterà a piangere, il genitore rischierà di sfogare sul bambino tutte le emozioni accumulate durante la giornata. E questo probabilmente con delle reazioni emotive molto forti. Purtroppo un bambino che viene maltrattato da un genitore nervoso, frustrato o deluso attribuirà sempre e solo a se stesso la responsabilità delle reazioni emotive del genitore. Non penserà alla giornata che ha avuto il genitore e non penserà alla sua possibile fragilità emotiva. Egli infatti ha bisogno, per sentirsi tranquillo, di pensare che il genitore è sempre solido e giusto. E così imparerà a temere i propri comportamenti e, come abbiamo detto, a sentire ansia e senso di colpa quando li percepirà o li metterà in atto. Un altro problema che può verificarsi è quello dell'incoerenza. A volte i genitori mettono in atto dei comportamenti o esprimono delle emozioni fortemente incoerenti in varie situazioni della vita del bambino. Questo si può manifestare in due situazioni diverse. In un primo caso il genitore può manifestare reazioni diverse o addirittura opposte davanti al medesimo comportamento del bambino. Immaginiamo un bambino che osserva il divertimento e il compiacimento del genitore, che lo osserva mentre lui cerca di tirare la coda al gatto. Il bambino a questo punto pensa che questo comportamento sia divertente, vede il papà allegro, contento e complice e magari in una situazione successiva cercherà di ripetere quel comportamento proprio per far divertire il papà. Ma se il papà in quella seconda situazione si arrabbierà con il bambino, lo sgriderà o si manifesterà infastidito, il bambino si sentirà fortemente confuso. Allo stesso modo si sentirà confuso se davanti a un comportamento vedrà il papà che ha una reazione positiva e la mamma che ha una reazione negativa, o viceversa chiaramente. Un altro tipo di comportamento incoerente e confusivo si verifica quando il genitore dà delle indicazioni di comportamento al bambino con una certa forza, ma poi lui agisce diversamente o addirittura in maniera opposta. Ricordate che per il bambino l'imitazione del genitore è il migliore e più rapido strumento di insegnamento. Dare l'esempio è indubbiamente la strategia più efficace per trasmettere dei modelli di comportamento. Ricordo una situazione in cui un insegnante chiese a un bambino: che cosa fa tuo papà quando tu e tuo fratello vi iniziate a picchiare? E il bambino rispose: ci fa smettere e poi ci picchia lui. Capite che sembra una divertente barzelletta, ma in realtà nasconde qualcosa di molto drammatico e di molto importante. I genitori a volte non sono in grado di dare un buon esempio e mandano dei messaggi fortemente contraddittori. Cari genitori, spero realmente di essere riuscito a darvi delle informazioni utili e applicabili, perché questi temi sono veramente molto importanti. Sicuramente conoscete dei genitori che fanno fatica a gestire adeguatamente i comportamenti estroversi dei loro bambini, quindi mi sarete di grande aiuto se vorrete divulgare e diffondere questo video con tutte le persone che conoscete che si trovano a dover gestire dei bambini in età evolutiva. Vi ringrazio,
Vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao e a presto!